Benvenuti o bentornati sul canale di FernV. In questo video proporrò, in breve, un feedback personale in merito al film The Batman e non un'analisi V-podcast. Visionato al cinema una sola volta e non in lingua originale, elencherò elementi pro che mi hanno colpito positivamente del film e elementi contro che invece mi hanno lasciato un po' deluso. Pro: Robert Pattinson e la sua performance. Decisamente una delle note positive nella realizzazione del film. Ha saputo calarsi in un ruolo non difficilissimo ma complesso, indossando per la maggior parte delle scene la maschera dell'uomo pipistrello. La postura, gli occhi e la bocca, essendo gli unici elementi intravedibili, obbligavano l'attore ad utilizzare una espressività corporea molto decisa, supportato tanto da una buona regia e una colonna sonora che trascinano lo spettatore nel mood della scena. Contro: la trama. Arrivati al 1000° film sulla figura di Batman, non può più bastare l'immagine del buono che arriva a salvare la situazione in contrapposizione al cattivo di turno. Potenzialmente il film ha spunti per proporre qualcosa di nuovo, ma non approfondisce mai nessuna figura o personaggio del film, lasciando la sensazione di incompletezza. L'idea alla base della pellicola si sviluppa sull'ennesima proposizione di un sistema marcio e corrotto, soprattutto grazie al personaggio dell'enigmista che vuole smascherare varie figure istituzionali. Niente di nuovo, probabilmente 30-40 anni fa poteva avere più impatto sullo spettatore medio, ma nel 2022 una tematica proposta in modo così sciapo risulta poco accattivante ed anche un po' banalotta. Tra i vari passaggi che mi hanno lasciato perplesso ci sono il cameo di Joker veramente buttato lì a caso, sulla falsa riga di quello interpretato da Jared Leto, che non mi era piaciuto per niente, e il personaggio dell'enigmista che aveva un grande potenziale ma è costruito in modo superficiale. Tutto il suo livore nei confronti di Wayne stona un po' ed è un peccato perché la sensazione del plot twist creata durante il film aveva potenzialità molto alte. Pro: la nuova figura del Batman. L'idea di un Batman non super attrezzatissimo, con super armi, super gadget, quasi impassibile dinanzi al pericolo e che anzi manifesta in più occasioni la sensazione di essere vulnerabile e non così inattaccabile, restituisce allo spettatore una rappresentazione più realistica ed umana. Questa era la chiave giusta per la proposizione di una figura di un ragazzo che da bambino perde tragicamente entrambe le figure genitoriali a causa della malavita, ma anche a causa del tentativo di Wayne nel voler nascondere alcuni segreti di famiglia. Nel protagonista c'è una depressione e una manifestazione chiara di apatia emotiva, di delusione e paura di legarsi a qualcuno, unita ad una componente di rabbia e violenza che si manifesta negli scontri corpo a corpo. Da una parte Batman è contro il crimine, ma allo stesso tempo ne ha bisogno per poter manifestare gli elementi di rabbia e violenza appena citati. L'ambiguità del protagonista è un elemento a favore della costruzione del personaggio. Il suo vissuto è ben collegato a quello di Wayne Senior e questo funziona. Contro: la durata. Il film si segue, però se proponi un film di circa 3 ore e come detto prima non approfondisci granché gli aspetti umani, caratteriali, sociali dei personaggi, alla fine resta solo l'amaro in bocca dopo l'attesa vana di vedere qualche colpo di scena importante che possa portare la storia più in profondità. Oltre al discorso trama c'è anche quello visivo. Troppo buio. La luce, non mi fate il buio! Chiara! Ok creare l'atmosfera giusta, ma l'ambiente tremendamente dark condito da una costante presenza della pioggia per 3 ore di film alla lunga sfianca, soprattutto se la trama non funziona così bene. Pro: non uccidere. Come detto in precedenza, la figura di Batman è comunque espressione di violenza e rabbia. Ehi ragazzo, cosa ti prende? C'ho rabbia! Ti va di mettere questa fottuta rabbia sotto contratto? In particolare si nota nella scena finale in cui l'uomo pipistrello si lancia contro uno degli enigmisti, arriva a picchiarlo a sangue a causa della presenza di tratti sia del disturbo da stress post-traumatico sia di quelli del disturbo d'ansia da separazione, dovuti all'angoscia di perdere qualcuno che si ama. Nonostante ciò si presenta in modo netto il concetto di non uccidere ed anzi il più delle volte ferma proprio Catwoman. Contro: il personaggio di Catwoman. Mentre la figura di Batman ha alcuni tratti di una storia abbastanza nota, quella di Catwoman è decisamente proposta male. Non si capisce come abbia conoscenze ed abilità fisiche legate alla lotta, all'utilizzo di armi e gadget con capacità atletiche da supereroina e tecniche di combattimento da KGB. Se per Batman è molto chiaro il diktat di evitare l'uccisione perché sennò diventi come loro, potesse scegliere invece la nostra Catwoman, sterminerebbe a destra e a sinistra personaggi su personaggi
personaggi. Mi chiedevo se questo passaggio non fosse dettato proprio dal fatto che, essendo donna, venga associata all'animalità irrazionale, riproponendo ancora una volta un sillogismo fallace di istinto animalesco inconscio. Oltre alla sua introduzione nel film, delude anche la scelta di separarla da Batman. Pro, la colonna sonora di Michael Giacchino. Beh, che dire, le musiche nel film sono veramente belle, si sposano molto bene con l'ambientazione cupa, di tensione e depressiva del film. Non lo scopriamo di certo con questo film Giacchino, essendo stato il compositore delle colonne sonore delle ben note serie di Lost e Alias, scelta azzeccatissima e realizzazione perfetta. Contro Something in the Way dei Nirvana. L'ho trovata decisamente fuori luogo per due motivi. Il primo è che sembra veramente spezzare il film dal contesto, creandone uno nuovo ma che non collima con l'idea del film. Il secondo, legato al primo, è che la canzone scritta da Kurt Cobain, band quella di Nirvana che adoro, riporta un vissuto molto duro e dà la sensazione di fine, cosa che non avviene in nessun modo con la trama del film o con qualche personaggio.